Abbiamo archiviato finalmente l'ultima sosta per le nazionali di questo 2023. Adesso è il momento di ricominciare a pensare al calcio dei club e di ricominciare a pensare a Juventus-Inter, il big match della prossima domenica 26 novembre che metterà di fronte la prima contro la seconda in classifica. Due filosofie a confronto, potremmo anche dire, quella di Simone Inzaghi e quella di Massimiliano Allegri. Inzaghi che ha tra le mani la prima squadra della Serie A con il miglior attacco e la miglior difesa, Allegri che insegue pur con una rosa differente, con un calcio proposto molto differente, insegue però a soli 2 punti e con la seconda miglior difesa ad un solo gol subito in più rispetto alla prima che è dell'Inter. Cominciamo a tutti gli effetti da oggi, da queste ore, a pensare a Juventus-Inter. Avviciniamoci quindi alla partita con le ultime sulle varie notizie riguardo l'Inter e la Juve, riguardo i giocatori, come i giocatori hanno salutato, tra virgolette, gli ultimi impegni per le nazionali e quindi come si preparano a Juventus-Inter. Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi chiedo come sempre di lasciare subito un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, non perdetevi i prossimi contenuti e soprattutto non vi perdete in questo modo la diretta di domenica sera per Juventus-Inter. Io sto recuperando la condizione come molti dei nostri giocatori dell'Inter, probabilmente lo sentirete anche dalla mia voce, ma per domenica sera conto di essere al 100% per il grandissimo match che ci aspetta. E allora cominciamo a vedere quindi le ultime notizie, perché sono finalmente concluse le partite delle varie nazionali e l'Inter ha ricominciato ad abbracciare i suoi giocatori. Sono stati tanti quelli che hanno lasciato a piano in questi circa 10 giorni, 16 in particolare, contro i solo 12 che invece hanno lasciato la Continassa per andare appunto con le loro nazionali. Questo è un tema su cui torneremo fra poco, perché poi sul nostro sito passioneinter.com abbiamo fatto un confronto sui minutaggi che i vari giocatori di Juventus e Inter hanno disputato con le varie nazionali e il dato è allarmante, ma ci torniamo tra poco. Intanto nella giornata di ieri sono tornati ad Appiano Gentile gli italiani, quindi Darmian, Acerbi, Di Marco, Barella e Frattesi, e anche Aslani che ha giocato invece con l'Albania. Oggi dovrebbero tornare, anzi sono in arrivo, Sommer, De Vrij, Dumfries, Arnautovic, Thuram, Carlos Augusto e Lautaro Martinez, e domani tornerà invece l'ultimo rimasto, ovvero Alexis Sanchez, mentre Alessandro Bastoni e Hakan Çalhanoğlu, come avrete sicuramente letto in questi giorni, uno per infortunio, Bastoni, e uno per inizialmente una lieve sindrome influenzale, poi perché gli è stato concesso di stare vicino alla moglie che stava per partorire, ovvero Çalhanoğlu. Loro due hanno lasciato i ritiri con un po' di anticipo e quindi sono di fatto già a disposizione. Come probabilmente avrete notato, rispetto alle precedenti soste, l'Inter ha un giorno in più, tra virgolette, per preparare la partita. Era successo spesso che l'Inter rientrasse dalla sosta per le nazionali dovendo giocare di sabato, e questo era molto limitante, soprattutto per i sudamericani, che sono quelli che tornano sempre dopo e che hanno anche il viaggio intercontinentale con tanto di jet lag da dover smaltire. In questo caso si gioca domenica sera, Carlos Augusto e Lautaro sono rientrati in giornata, quindi diciamo che c'è comunque del tempo per averli a tutti gli effetti al top. Sanchez arriverà domani, però comunque non è nulla di clamoroso. Tra l'altro tra domani e domenica ci sono poi ancora un paio di giorni a disposizione. Vi mostro allora, per chi ci segue da YouTube e per chi ci sta solo ascoltando in podcast, ve lo leggo, il confronto fra il minutaggio dei vari giocatori di Inter e Juventus, quelli che sono andati in nazionale. Vi mostro l'articolo che trovate sul nostro sito passioneinter.com. Allora, 16 giocatori convocati dalle nazionali per l'Inter, di cui ben 7 hanno giocato 180 minuti, ovvero le 2 partite integrali. Si tratta di Acerbi, di Di Marco, Barella, Sommer, De Vrij, Aslani e lo stesso Sanchez. 180 minuti per tutti loro. Poi abbiamo 118 di Frattesi, 96 di Darmian, 90 di Dumfries e di Carlos Augusto, 87 di Marcus Thuram, 57 che sono
pochi per un giocatore come Lautaro Martinez, che però sappiamo che nell'Argentina contende spesso il posto a Julian Alvarez del Manchester City, quindi questa è una buona notizia, il fatto che abbia giocato poco, visto che peraltro nell'Inter è stato abbastanza spremuto a causa dell'infortunio che ha colpito Marko Arnautovic e che lo ha costretto a tornare da poco. Marko Arnautovic ha fatto 45 minuti e poi, come dicevamo, gli 0 di Bastoni e Çalhanoğlu, per un totale in casa Inter di ben 1843 minuti in campo per i vari giocatori. La Juventus invece ha avuto 12 giocatori convocati, con tra l'altro diversi che hanno avuto dei problemi che sono tornati in anticipo, uno su tutti Locatelli, ma comunque fra poco ci torniamo. E questi sono i loro minutaggi: 157 minuti, quello che ha giocato di più, Adrien Rabiot con la Francia, 142 per Federico Chiesa, 130 per Kostic, 103 per Yildiz con la Turchia, 95 Vlahovic, 90 per Szczęsny, Gatti e McKennie, 21 per Ealing Junior, 10 per Ken, 0 per Cambiaso e Bremer, per un totale di 928 minuti in campo, che sono quasi perfettamente la metà di quelli che invece ha giocato la nostra Inter, che come dicevamo prima sono 1843. Poi, come dicevamo prima, molti peraltro nell'Inter hanno giocato la loro seconda partita tra lunedì e martedì, quindi comunque poi c'è stato e c'è ancora del tempo per poter recuperare, e oltre a questo dicevo appunto prima che rispetto alle scorse soste non giocheremo di sabato ma di domenica, però è un dato che comunque va tenuto in considerazione nel momento in cui il dislivello fra i vari minutaggi è così ampio. Per il momento non vi do ancora notizie sulle probabili formazioni perché è ancora molto presto, chiaramente qualche bozza, diciamo così, sta già circolando, però comunque ci sono ancora diversi giorni davanti, ci sono anche le conferenze stampa degli allenatori che parleranno nelle prossime ore, ne parleremo magari da domani o anche dalla diretta di stasera, dedicheremo qualche minuto. In questo caso volevo andare in conclusione vedendo un attimo il tema infortuni, perché purtroppo entrambe le squadre hanno alcuni infortunati, e nell'Inter, oltre a quelli che già conosciamo, che sono Benjamin Pavard e Cuadrado, che continua a dover recuperare da questo problema al tendine che lo tormenta ormai da tempo, a loro due si è aggiunto Bastoni, che appunto si è fatto male con la nazionale. Gli esami hanno evidenziato una lieve lesione al polpaccio e questo purtroppo lo obbliga a saltare la gara con la Juve, la gara con il Benfica infrasettimanale. Qualcuno dice che potrebbe recuperare per il Napoli. Io me lo auguro naturalmente, ma sarei molto prudente. Si tratta di lesione, si tratta di polpaccio e sappiamo quanto il polpaccio sia un muscolo molto delicato, quindi sinceramente guarderei più alla settimana dopo, però rimaniamo con il dubbio e nel caso saremo pronti a riabbracciarlo. Naturalmente, come avrete intuito, la difesa è il problema per queste partite, perché sono fuori 2 dei 3 titolari, Pavard e Bastoni, e le scelte sono sostanzialmente obbligate, con Darmian braccetto destro, De Vrij centrale e Acerbi braccetto sinistro. Acerbi che è stato uno di quelli che ha giocato 180 minuti in nazionale. E anche De Vrij, se non erro. E poi, dovendo abbassare Darmian come braccetto, dovrà giocare Dumfries sulla destra, che però non ha il sostituto perché Cuadrado è infortunato. Quindi questa zona di campo qui, la difesa fino alla laterale destra, andrà gestita molto bene, andranno fatte anche delle rotazioni estremamente chirurgiche. Immagino che col Benfica, per esempio, giocherà Bissek, abbastanza scontato, e nella speranza che poi tornino in fretta, il più in fretta possibile, gli infortunati. Un brevissimo punto sulla Juventus, che invece recupera Alex Sandro e spera nel recupero di 2 nazionali che hanno abbandonato i loro ritiri per dei piccoli problemi. Si tratta di McKennie e di Miretti. Nel frattempo ha perso di nuovo UEA, che ha avuto una ricaduta, e quindi salterà indubbiamente l'Inter. Sono poi indisponibili i lungodegenti Danilo e De Sciglio. Gli squalificati conosciamo tutti, Pogba e Fagioli. 2 giocatori in dubbio sono invece il giovane Huijsen e in particolare Locatelli, che vi citavo prima, che ha avuto un problema anche lui con la nazionale. Fino a qualche giorno fa sembrava molto improbabile che potesse esserci per l'Inter. In realtà c'è qualche speranza in più lato Juve, perché pare che possa recuperare e quindi essere a disposizione.
Non sarà la partita, diciamo, dove tutti i migliori giocatori di entrambe le squadre saranno a disposizione, però sarà una partita molto importante, credo più dal punto di vista mentale e mediatico che di classifica, perché siamo comunque a fine novembre, quindi il campionato è ancora lunghissimo, sia che vinca l'una sia che vinca l'altra, non è che cambierebbe granché, se non a livello appunto mediatico e mentale, io credo, soprattutto se vincessimo noi, perché comunque manderemo un messaggio non da poco, già lo abbiamo mandato con questa striscia di vittorie pesanti dalla scorsa a questa sosta, battendo anche la Juventus in casa loro e allungando a +5, insomma non sarebbe male. Continueremo quindi a parlarne nel corso delle prossime ore. Io per ora mi fermo qui e vi invito ancora una volta a cliccare sui tasti mi piace e iscriviti. Fatemi sapere anche nei commenti come vi state avvicinando a questo Juventus Inter. Per il resto vi aspetto nel club di Passione Inter se volete sostenere il nostro progetto e aiutarci a portarvi ogni giorno nuovi contenuti. Infine, per chi mi segue in podcast, come sempre lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube, alla mia destra ti lascio un altro contenuto da recuperare.